Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Sei pronto per un viaggio intorno al mondo? Dalle capitali più famose, alle curiosità più assurde, dai piatti tipici ai record incredibili, fino a usi e costumi che potresti non aver mai sentito prima. Oggi metti alla prova la tua conoscenza di geografia, cultura e curiosità del nostro pianeta. Ti aspettano 30 domande divise in 3 livelli di difficoltà. Ogni risposta corretta vale un punto. Somma il punteggio e scopri il tuo livello finale. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Qual è il paese più grande del mondo per superficie? La Russia. La Russia è il paese più esteso del mondo. Con una superficie di circa 17 milioni di chilometri quadrati, occupa quasi un ottavo delle terre emerse della Terra. Quale animale è simbolo dell'Australia? Il canguro. Il canguro, insieme all'emu, è uno dei simboli ufficiali dell'Australia e compare nello stemma nazionale. Entrambi rappresentano il progresso, poiché si muovono quasi esclusivamente in avanti. Dove si trova la Grande Muraglia? In Cina. Si trova nel nord della Cina e si estende per oltre 21.000 km da est a ovest. Non è una sola costruzione continua, ma un vasto sistema di mura, fortificazioni e bastioni che attraversa territori e paesaggi molto diversi tra loro. Qual è la capitale del Brasile? Brasilia. È diventata capitale il 21 aprile 1960, prendendo il posto di Rio de Janeiro. È famosa in tutto il mondo per la sua architettura moderna e la pianificazione urbanistica innovativa. Qual è l'oceano più grande del pianeta? L'Oceano Pacifico. È il più esteso del pianeta per superficie e volume, copre circa un terzo della Terra e racchiude quasi il 45% dell'acqua totale. In quale continente si trova il Botswana? Africa. Si trova nell'Africa australe ed è un paese senza sbocco sul mare. Confina con Sudafrica, Namibia, Zambia e Zimbabwe e gran parte del suo territorio è occupato dal deserto semiarido del Kalahari. Qual è l'isola più grande del mondo? La Groenlandia. La Groenlandia è l'isola più grande del mondo. Anche se l'Australia è molto più estesa, viene considerata un continente e non un'isola. Gran parte della Groenlandia è coperta da ghiacci permanenti. Qual è la capitale del Canada? Ottawa. La sua posizione era ritenuta strategica perché lontana dal confine con gli Stati Uniti e situata tra Montreal e Toronto. È inoltre un importante centro bilingue, dove si parlano inglese e francese. Qual è la valuta ufficiale della Finlandia? L'euro. La Finlandia utilizza l'euro dal 2002, quando ha sostituito la precedente valuta nazionale, il marco finlandese. Qual è la nazione più popolosa del mondo? L'India. L'India è il paese più popoloso del mondo, con circa 1,47 miliardi di abitanti, avendo superato la Cina nel 2023. Seguono Cina, Stati Uniti e Indonesia tra le nazioni più popolose a livello globale. Difficoltà media.
Quale città si trova a cavallo di due continenti? Istanbul. Istanbul, in Turchia, è l'unica grande città al mondo situata tra due continenti, Europa e Asia. Le due parti sono separate dallo stretto del Bosforo e collegate da ponti e una linea metropolitana sottomarina. Qual è la bevanda tradizionale del Giappone? Il sake. Il sake è una bevanda alcolica giapponese ottenuta dalla fermentazione del riso. Ha una gradazione alcolica di circa il 15% ed è prodotto con un processo più simile a quello della birra che a quello del vino. Quante nazioni ci sono nel mondo? Circa 200. Non esiste una lista unica e ufficiale di tutti i paesi del mondo. Il dato più accettato è 195 stati, di cui 193 membri ONU, anche se esistono altri territori, ma sono riconosciuti solo da una parte della comunità internazionale. Qual è il paese con più vulcani attivi? Gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti sono il paese con il maggior numero di vulcani attivi, circa 165, concentrati soprattutto in Alaska, nelle Hawaii e nella catena delle cascate. Seguono Giappone e Indonesia, entrambi molto ricchi di attività vulcanica. In quale continente si trova il Laos? Asia. Confina con Cina a nord, Vietnam a est, Cambogia a sud, Thailandia a ovest e Myanmar a nord-ovest. È l'unico paese del sud-est asiatico privo di accesso al mare. Quale stato indipendente è il più piccolo del mondo? Il Vaticano. La città del Vaticano è lo stato indipendente più piccolo al mondo sia per superficie, circa 0,44 km², sia per popolazione, con meno di 800 abitanti. In quale paese si indossa tradizionalmente il kilt? In Scozia. Il kilt è un indumento tradizionale scozzese, realizzato in tessuto a quadri e avvolto intorno alla vita. Simbolo di identità e orgoglio culturale, oggi viene indossato soprattutto durante cerimonie e occasioni formali. Qual è la bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua? Il tè. Il consumo globale supera i 3 miliardi di tazze al giorno, diffuso soprattutto in Asia e sempre più popolare a livello globale. Qual è la nazione con più laghi al mondo? Il Canada. Si stima che ne ospiti oltre 2 milioni, più di qualsiasi altro paese al mondo, concentrando da solo circa il 60% dei laghi naturali. Questo primato è legato soprattutto agli effetti dell'ultima era glaciale. Qual è il deserto più grande del mondo? L'Antartide. Il deserto più grande del mondo è l'Antartide, un deserto polare di circa 14,2 milioni di chilometri quadrati. Tra i deserti caldi, invece, il più esteso è il Sahara, che copre oltre 8,6 milioni di chilometri quadrati nell'Africa settentrionale. Difficoltà alta. All'incirca, quanti abitanti ci sono nel mondo? $8 miliardi. All'inizio del 2026, la popolazione mondiale ha superato gli 8,3 miliardi di abitanti e continua a crescere, anche se a un ritmo più lento. A livello globale,
L'età media è di circa 56 anni. Qual è il paese con la maggiore biodiversità del pianeta? Il Brasile. Detiene il primato mondiale per numero di specie vegetali, con circa 55.000 varietà, ed è tra i paesi più ricchi di mammiferi e pesci d'acqua dolce grazie all'immenso bacino amazzonico. Quale stato possiede il maggior numero di siti UNESCO al mondo? L'Italia. L'Italia è il paese con il maggior numero di siti UNESCO al mondo, con 61 riconoscimenti. Il suo patrimonio comprende soprattutto siti culturali, ma anche aree naturali e paesaggi di straordinario valore protetti a livello internazionale. Qual è l'animale domestico più diffuso al mondo? Il gatto. Con circa 600 milioni di esemplari nel mondo, il gatto è considerato l'animale domestico più diffuso. È apprezzato per la sua indipendenza e si trova nelle case di milioni di persone in tutti i continenti. All'incirca, quante lingue si parlano nel mondo? Settemila. Nel mondo si parlano circa 7100 lingue, anche se distinguere tra lingua e dialetto non è sempre semplice. Circa il 40% è a rischio estinzione, mentre solo poche lingue sono usate a livello globale. Dove si trovano le isole Bermuda? Nell'Oceano Atlantico. Le isole Bermuda si trovano a circa 1035 km a est della costa degli Stati Uniti, sono un arcipelago dipendente dal Regno Unito. Qual è la metropoli più alta del mondo? La Paz. La Paz è la capitale amministrativa della Bolivia ed è considerata la metropoli più alta del mondo, situata a circa 3640 metri sul livello del mare. Dove si trova il punto più profondo della Terra? Nella fossa delle Marianne. Il punto più profondo della Terra è l'abisso Challenger, nell'Oceano Pacifico occidentale, alla fine della fossa delle Marianne. La sua profondità è stimata tra circa 10.898 e 10.994 metri sotto il livello del mare. Qual è la catena montuosa più lunga del mondo? Le Ande. La cordigliera delle Ande si estende per circa 7.200 km lungo la costa occidentale del Sud America e attraversa 7 paesi: Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela. Dove si trova la più grande barriera corallina del mondo? Australia. La grande barriera corallina si trova a largo della costa del Queensland, in Australia, nel Mar dei Coralli. Si estende per oltre 2.300 km e copre circa 344.400 km², ospitando migliaia di specie marine tra cui balene, delfini, tartarughe e squali. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se hai fatto da 0 a 10 punti, hai appena iniziato il tuo viaggio tra le curiosità del mondo e c'è ancora tantissimo da scoprire. Alcune domande ti hanno messo in difficoltà, ma è normale, continua a esplorare il mondo con curiosità, perché ogni errore è un'occasione per imparare qualcosa di nuovo. Se hai fatto da 11 a 20 punti, buon risultato! Dimostri di conoscere molte curiosità, record e luoghi del mondo, hai già una base di cultura generale geografica. Qualche domanda difficile ti ha frenato,
ma sei assolutamente sulla strada giusta per diventare un vero esperto del pianeta. Sei fatto da 21 a 30 punti, risultato straordinario. Hai dimostrato una conoscenza impressionante del pianeta Terra, tra geografia, record e curiosità incredibili. Pochissimi riescono a raggiungere questo livello, sei praticamente un'enciclopedia vivente del mondo. Complimenti! Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!